Va sotto? Chi è? Con le pinne? Chi è? È Subacqui! Su Reeducation Channel! Subacqueria! La storia della subacqueria! Prosegue la nostra inchiesta su Reeducation Channel! Ciao, benvenuti / bentornati. Allora, come promesso, facciamo una panoramica di varie esperienze subacquee, in realtà virtuale. Dico esperienze perché almeno metà di queste hanno proprio interazione limitata, cioè non fate quasi nulla. E in effetti, dovendo trovare un ordine, insomma un criterio per ordinarle, ho pensato il criterio di quanto si interagisce, insomma, di quanto si fa. Infatti partiremo con un underwater roller coaster, con un diciamo ottovolante sottomarino, fino ad arrivare addirittura ad un open world subacqueo, subnautica, spoiler, subnautica, con anche il DLC, per cui insomma c'è esosità di contenuti quest'oggi, diavolo porco, per cui appunto muoviamoci che c'è varia carne al fuoco. E iniziamo proprio con l'ottovolante sottomarino di Atlantis VR, che è, cioè in realtà è un test con neanche 3 euro, è un test di motion sickness, cioè per capire quanto velocemente vi vomitate addosso, perché voi non fate granché, cioè rimanete seduti lì e certe volte va veloce anche, e va in mezzo appunto alle rovine Atlantidee, scusate la regia, Atlantidee, però secondo me sta meglio, basta. Ecco, sappiate che può causare motion sickness, vi può fare un po' di nausea, sappiatelo. Puntatevi un ventilatore oppure un tappeto per terra con i bordi, così vi dà un po' di sensazione, vi dà un po' di punti di riferimento, insomma. Fa che roba! Piolum è interessante, è un film interattivo e appunto poco interattivo, però è bello, è doppiato molto bene perché la protagonista è Dominic Tipper, che fa per esempio Naomi in The Expanse, e l'altra protagonista è Charlotte Rampling, che quindi non ha bisogno di presentazioni, e bello, intercortino, insomma, però appunto anche questo, siamo sui 3 euro, cose del genere, però bello, insomma, è un bel viaggetto. Exactly. Ok, dove la metto? Switching on the collection vacuum. Ah, grazie. Shit. The weed's stuck on my hand. It's gripping somehow. That's impossible. Turning up the suction. Vacuum's down. Don't lose the kelp. I've got it. It's stuck fast. I'll remove it when I surface. Good. Okay. Cucù. Giri. Popù. Niente, vabbè. Andiamo? Keep your thrusters firing. I'm stuck. Ehi là. Hey! Big blue wood lice! And the tube worms move away from their light. Yes. The isopods developed interspecies light communication too. Let's try something. I'm giving your flashlight more juice. Oh, brava. I think I can use the light to clear a path as I go.
Cazzuoli, mi ero dimenticato. Fa che roba, mi ero dimenticato di The Blue. Un'esperienza a gratis, questa della balena, mentre invece questo è il covo del pesce martello, e poi c'è questo, guarda, gli abissi luminosi, va che roba. Vediamo. Sono a pagamento un paio di euro, non è che costano molto. Molto scuro mi sembra. Vabbè, non ti mostrano granché. E poi c'è questo e quello sulla barriera corallina australiana. Uffa, che roba. Comunque, ripeto, non è molto interattivo, Siete proprio bloccati lì. E allora fai di balena. Ed eccoci. E là. Guarda le razze. Che razza di razze. Che razza di razze sono? Guarda che razza di razze. Che vanno come razzi, questa razza di razze. E là. E là. E là. Pss, 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 pss. Wow. Che roba! E là. Giorno. Ma quelli sono tutti dentini per trattenere il plankton. Giorno. Sì. Glu 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 glu. Sono d'accordo, lo dico anch'io. Ma se io. Ehi là. Piacere, sono il Benny. Sono lo zio Benny. Alla prossima. Fai la brava. Drop like, subscribe, fai la brava. Ma che c'è anche un aereo lì, hai visto? Oh, ecco i credits. Guarda quanti. Ed eccoci, benvenuti a Submarine. Guarda. Submarine VR, questo è uno schifo. Poverino, sente proprio il peso degli anni. Qui Okay. fate qualcosa perché comandate il sottomarino. Due robe, profondità, insomma, niente di che. Però proprio certe texture di cartone, ma anche secondo me la scala, le proporzioni sono un po'. Ci sono dei pesci pagliaccio che sono delle balene. Quindi insomma, però è che se lo trovi a meno di 3 euro, ma sì, ci facciamo due risate e comunque dai, insomma. Però mi sembrano abbastanza grandi come pesci pagliaccio. In rapporto al galeone, no? Vabbè. Ok, andiamo ragazzi. Ehi le ragazzi. C'è un sacco di aerei qua.
fatti anche un po' così, insomma, un po' poligonali, diciamo, vediamo. Esatto. Vabbè, dai. Poi c'è Subside. Allora, Subside ancora deve uscire e c'è solo una demo, che però dovete andare a vedere perché è una meraviglia. Ha una qualità grafica alla Kayak VR, per dire, quindi veramente bellissimo. E anche la fisica proprio delle mani rallentate dal fluido, la fisica dei fluidi e dei galleggiamenti, la paperella, insomma è una gioia per gli occhi. La fisica è pazzesca. Oh! Ehi là, ragazzi. Ehi là. Guarda. Cosa abbiamo qua? Ah, serve una chiave. Oh, una macchina. Ah, e tu cosa fai qua? Aspetta. Vieni. Aspetta, vieni. Bravo. Oh. Se guardate la fisica e la grafica. Cos'è questa? Sono le chiavi. Questa è la chiave. Cioè, guarda che roba. Vero. Visto che fisica? Bravi ragazzi, non vedo l'ora di vedere la versione completa. È veramente spettacolare questa cosa. Un po' Truman Show. I pesi, ottimi. Vedi, quindi così si sbloccano gli oggetti. Poi c'è Ocean Rift, che è il primo parco safari acquatico al mondo, in cui avete 12 ambienti diversi e c'è anche l'Education Mode con più di 40 specie animali, vegetali e così via, che è appunto come un safari, è più educativo, insomma, come un museo vivente, insomma, adesso diciamo. One over my window. Okay, and let's do another one here. There we go. And do you know what would be really cool is if we could have a ceiling, which we can. So we'll do the skylight as well. Now personally, I think this looks absolutely amazing. Ed eccoci a Freediver. Freediver. Rock microphone. Poi c'è Freediver Triton Down, che è purtroppo della Archiact, che ha appena chiuso, un'altra delle aziende. Comunque è un gioco di sopravvivenza subacquea,
dove tra l'altro per i tempi, per il 2019, i controlli nuotando con le braccia e aggrappandosi alle sporgenze e così via era abbastanza innovativo, diciamo. La grafica è bella, c'è una bella storia dietro, purtroppo il difetto è la durata, perché dopo un'oretta sul più bello è finito. Come è finito? Purtroppo sì. Tra l'altro è facile che schippi i titoli di coda perché stai premendo i grilletti per nuotare, quindi cazzozza. Made an opening. What is this? Can you get closer to those center markings? Sto andando, sì. Are you recording this? It's reacting to your touch. Sì. I'm touching all 3 echoes. Adesso un attimo, vecchio. Ren, we're losing you. Ren, can you hear me? Hai visto Ren? Non so se ti conviene toccare. We traced it to a location off the coast of Singaraja, but when we got there, the boat got hit by a rogue wave. Oh. Whoops. No, buono. No. No, buono. The ship capsized. It was sinking fast. I knew I had to get out of there, but I needed to make sure the dock was all right. So I headed for the lab. Damn it! Oh, cazzo. Amico, scusa. And that's how you ended up with the doctor's keycard on your sleeve. And now I could access any secure area on the ship, including the lab. So, where did you go from there? I needed to get to the stairwell. Ok. Allora, devo trovare la stanza elettrica.
piace. Oh, grande. Uff. Poi c'è The Great Ocean, in cui siete in un sottomarino high-tech e ripulite i fondali, liberate le tartarughe dalle reti, le balene e così via. Infatti gli sviluppatori collaborano con Planet Play e con il WDC, cioè un'organizzazione per la salvaguardia di delfini e balene, e quindi supportate anche i ragazzi. È simpatico, hai un sacco di cose da fare, è bello, vi faccio vedere un po' di gameplay perché è simpatico, e sempre sui 10 euro, cose così. Secondo me questo è da laser, vediamo. Esatto. The Scharnhorst was a huge ship. First explore all rooms and scan the tower, hull, and cannon for analysis. World of Diving. Allora, questo è un progetto, è un multiplayer online sottomarino, in cui si fotografano pesci, si lootano oggetti e così via, che purtroppo però è un progetto che è ormai stato abbandonato. Considerate che è uscito 10 anni fa, quindi insomma un po' ci sta, però se lo trovate come ho fatto io a meno di 2 euro, ma sì, certo che a fine video, ma sì, 80 euro, quindi però scusa, non è che voglio farvi spendere, però in effetti vedi 2,90 euro, no. E là, c'è stampa per parlare. Ehi, benvenuto in Thailandia. Il mio nome è Ray. Ciao Ray. Certa spazzatura, eccola là. Ok. Va bene. Questo è il tablet. Grande. Siete qua? Oh, eccola. Eccola un'altra. 2. Bene, quindi prima del
gran finale, menzione speciale per un titolo che è soltanto per i quest e si chiama Jupiter and Mars, in cui siete due delfini in terza persona che ripuliscono oceani, ripristinano ecosistemi. Vabbè, insomma, avete capito. Allora, per completezza di informazione vi metto anche questa roba qua, che non si dica che non faccio ricerche. Ho trovato anche questo, 4 euro. Cos'è? Ok, allora è in terza persona, va bene. L'audio? C'è. Lì, qual è la differenza? Cos'è? Ok, va bene, sempre audio, niente, questo è proprio, hanno preso, hanno fatto un videuzzo così, no, un aereo. Va bene, dai. Cos'è sta roba? Ecco appunto, beh, allora a questo punto secondo me questo aereo sottomarino è un asset che si compra in 3D e lo schiaffi in mezzo ai giochi, cioè le piante luminose, ma la protagonista, ma cos'è sta? Che fluidi i movimenti, è una Sailor Moon con le braghe strappate. Ok, ma cos'è? Cos'è sta roba? Entri tra le cosce di Sailor Moon che nuota, cioè, ma che roba? Ma cos'è? Ma chi è sto sviluppatore? Fammi vedere. Ho detto aspetta, guardiamo un attimo. Oh, guarda, Dinosaur Adventure Game, Feline Face Off, e perché c'è questa roba qua? Underwater Exploration Collection, ok. Non ci sono recensioni dopo 1 mese e mezzo che è uscito. Ok, ma scusate, ma cosa fa la Dinosaur Workshop? Era Dinosaur, giustamente Island Paradise, attenzione, il primo titolo, per esempio. 1 giugno. VR Animal Kids Rumble. Cosa? Aspetta, Gypsy Serenity VR no, come? Ne hanno cambiato i colori, vabbè, insomma, fare i videogiochi costa, ragazzi, quindi è giusto ammortizzare dove si può, ma il presentimento che, attenzione, abbiamo fatto proprio dai, abbiamo capito, è un video promo, cioè, ma ai, ma perché, ma cos'è, ma io gli dedicherei un video
Fantasy VR Collection, vedi che quindi hanno fatto un altro pacchetto in cui c'è VR Golf. Ma come? Ma e Dragons Valkyrie e Wings of Fire. Va bene, abbiamo capito, si entrerà tra le mutande anche di questa. Comunque, ecco, sappiate che c'è Lost Boat VR Underwater Discovery, ma anche molto un tutt'altro gioco. Deep Sea Serenity VR Underwater Trip. E finiamo con il re, bellissimo, Subnautica. È veramente un giocone da avere, cioè nonostante abbia più di 6 anni regge benissimo, sì, qualche texture, ma è veramente bella la storia, è bella la meccanica, è un survival sottomarino, quindi raccogliete risorse, craftate oggetti, scusate, e così. Beh, visto che stiamo parlando di avventure sottomarine, perché non tuffarsi? Ed è un open world veramente grande e si meriterebbe un video a sé stante. Se volete scrivetemi nei commenti, vi farò un monovideo, un monotematico. È assolutamente da moddare, vi metto in descrizione le mod da usare per usare con i controller e poi per due comodità, diciamo, come avere l'ossigeno eccetera sull'orologio e poche altre. C'è anche il DLC che è Below Zero, e dove il tutto, diciamo, un po' si replica in un contesto più artico. E non ha avuto lo stesso successo, però è molto bello e di solito ci sono sempre delle offerte in bundle Subnautica e Below Zero, quindi se ci sono merita, insomma. Bene, vi lascio con qualche minuto di gameplay di Subnautica e alla prossima puntata. Fate i bravi. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state in T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Questo qua era oro. No, questo sì. Questo è piombo che potrebbe servire. 30 seconds.
sai che questo è un po' cattivo. Pensavo fosse più amichevole. Ok. Oxygen. Ecco qua. Emergency power only. Oxygen production offline. Piglierò uno di questi. Uno. New creature discovered. Okay. Power restored. All primary systems online. Tempesta di neve anche, mancava. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased.
da dove siamo entrati prima. Siamo già venuti, no? Ma ci sono dei fiori lì, ok. Ci sono dei gigli termici, dai, ok. Guarda quanti, perfetto. Ci siamo preoccupati un po' per nulla. Dangerous weather approaching. Seek shelter.